Ragazzi, buongiorno a tutti. Vi siete mai chiesti quanto consuma la C3 elettrica su una strada statale? Oggi lo proviamo assieme. Fatemi chiudere il finestrino. Ho con me anche un iPad che ho accroccato in maniera tale che possa restare al suo posto, al posto dello smartphone, in maniera tale che possiate vedere dei numeri un po' più grandi. Azzeriamo il trip sia sull'iPad che sul contachilometri. Ci portiamo ad una velocità di 110 km/h, che è il limite che si tiene sulle statali. Ora siamo sulla statale 16 in direzione Bari e vediamo un po', in un po' di chilometri, quanto consumiamo. Consideriamo che siamo partiti dall'89% in questo momento, quindi partenza 89% di batteria, cruise control impostato a 110, velocità GPS lui rileva 108, lì vediamo anche il massimo e la media. Facciamoci questo viaggetto, vediamo un po' cosa riusciamo ad ottenere. Nel frattempo approfitto per discutere un attimo di quest'auto. Io ho quest'auto, è una C3 elettrica del 2024, ovviamente il nuovo restyling, comprata a giugno, consegnata a novembre. Ho avuto quindi ho quest'auto da circa 3 mesi e ci ho fatto quasi 4.000 km, principalmente in paese. Devo dire che è stata una scelta davvero azzeccata per le mie esigenze. Attenzione, io non voglio essere, e non mi reputo assolutamente un talebano né del, come dice Andrea Galeazzi, non sono un talebano dell'elettrico, non sono un talebano del termico. Sto portando quella che è la mia esperienza con tutti i pro e i contro del caso. Nel frattempo sorpassiamo quest'auto con tutti i pro e i contro del caso, quindi in che cosa consistono i pro e in che cosa consistono i contro. L'auto elettrica è una nuova esperienza di guida. Per chi non l'ha mai provato, devo dire che davvero ci si scontra, o meglio si incontra, perché non lo reputo uno scontro. Si incontra un nuovo modo di guidare. È ancora più comodo del cambio automatico, perché il cambio automatico comunque hai la cambiata, che crea un discomfort, a meno che tu non stia guidando un RS3 con un cambio così veloce da non farti sentire appunto lo scontro della cambiata, quella diminuzione di giri del motore. Comunque il cambio automatico è sempre un discomfort, la cambiata del cambio automatico, mentre qui sull'elettrico non abbiamo alcuna marcia, se non appunto l'unica che ti porta avanti, la retromarcia e la folle. Quindi non chiamiamole marce, chiamiamole modalità drive, modalità retro, modalità neutral. Questa, intanto rallento un attimo perché si avvicina un autovelox, ci portiamo a 90 di cruise. Dicevo, questa nuova esperienza di guida è una cosa che io consiglio a tutti di provare, perché è davvero molto confortevole, molto silenziosa, nonostante io in questo momento sia comunque su una statale con un asfalto non nuovo. Io sento solo il rumore del rotolamento degli pneumatici. Torniamo alla velocità da statale. Sento solo il rumore del rotolamento degli pneumatici e devo dire che, per quanto su strada comunque questo rumore sia esistente, persistente, non possiamo farci nulla, in paese la situazione cambia. Il silenzio, il comfort e il silenzio di guida diventa davvero una cosa quasi irrinunciabile. Io ho anche un'altra auto termica, una Lancia Delta a diesel, e per quanto comoda, comunque automatica, comunque non mi dà lo stesso comfort di guida che mi dà questa C3 elettrica. Ora consideriamo che
L'unica altra auto elettrica che io abbia mai guidato è una Dacia Spring a Milano, con il servizio di sharing di Ziti, quindi non mi reputo un esperto di guida di auto elettriche, però insomma l'ho guidata, ci ho fatto molti chilometri sia con quella che con questa, e posso dirvi che per essere delle auto entry level, sia a livello di prezzo che a livello di optional, diciamo, sono davvero delle ottime vetture. Questa versione in particolare è una versione U, quindi non porta il display, l'infotainment, porta soltanto una smartphone station a cui io ho applicato un iPad in questo momento per avere, semplicemente per vedere, per ascoltare la musica, insomma, per avere il navigatore, niente di che. Invece di metterci lo smartphone ci ho messo un tablet, quindi ho esattamente le stesse funzioni, in realtà forse qualcuna in più di quelle che avrebbero chi compra la versione Max. In più, come vedete, ho il climatizzatore manuale, non automatico. Questa versione inoltre non porta i cerchi in lega, ma porta delle coppe carine, non sono male. Dopo vi faccio una piccola presentazione estetica. E non porta i sedili con non ricordo come si chiama, insomma è una sorta di strato di memory applicato alla parte superficiale del sedile, che aumenta ancora più il comfort. Devo dire che io, per quanto non abbia quell'accessorio, non ne sento minimamente la mancanza, perché devo dire che i sedili sono molto comodi. L'estetica è molto minimal, come vedete, appunto, come vi ho detto, non ha neanche lì lo schermo per l'infotainment, però in ogni caso ha tutto quello che deve avere per effettuare un viaggio. Non sono innamorato di queste strisce blu, che nella versione Max sono in realtà argentate, però devo dire che, vi ripeto, all'interno c'è tutto quello che deve esserci. In questo momento, piccolo recap, siamo quindi ad una media, come vedete qui, di 105 km all'ora, una distanza percorsa di 12 km ed un'autonomia residua dell'84%. Continuiamo, io ho in programma di arrivare fino a San Ferdinando di Puglia, invertire la rotta e tornare a Cerignola. Vi lascio ovviamente il video, vi interrompo il video in modo da non annoiarvi, poi dopo magari vi faccio vedere la storia di questa velocità, di questo viaggio, della velocità che ho mantenuto, e vediamo un po' se vi fidate di quello che sono le mie opinioni, che, vi ripeto, non ho alcuna intenzione né di elogiarla né di nascondere i difetti di un'auto elettrica, perché non è questo il motivo per cui ho realizzato questo video. A fra poco! Allora, siamo addirittura d'arrivo per l'uscita per San Ferdinando di Puglia, momento in cui effettueremo l'inversione, passeremo da direzione sud a direzione nord, ritornando verso Cerignola in provincia di Foggia. Ad ora abbiamo percorso 16 km, io purtroppo inavvertitamente ho interrotto la registrazione di questo contachilometri, ma dopo vedremo la history di entrambi i viaggi, quindi, come vi ho detto, potete e dovete fidarvi di ciò che vi dico, perché non ho nessuna intenzione di dirvi cagate non vere, come potrebbe fare qualcuno sull'auto elettrica. Allora, ecco l'uscita, vedete che bella la Puglia, no? Bellissima, però la gente che ci vive, molti lasciano a desiderare. Parliamo un po' della mia esperienza in questi 3 mesi. Allora, io seguo l'elettrico come modalità di guida, insomma, quindi la guida elettrica, le auto elettriche,
da ormai i tempi del Covid, quindi ho divorato, ho spolpato, come si dice qui dalle mie parti, tutti i video di persone che io stimo tantissimo, perché mi hanno avvicinato a questo mondo e l'hanno fatto, spero, in maniera onesta e non da marchettari. Persone come Matteo Valenza, persone come Emiliano Perucca Orfei, che stimo perché stimo anche lui moltissimo, perché non è assolutamente una persona che sta dicendo solo il bene, anzi lui è uno tra quelli che parla degli svantaggi, insomma, della guida elettrica. Per quanto riguarda questo mondo, quindi, mi sono avvicinato, grazie a loro, grazie ad Andrea Galeazzi, a canali come i Rocket e tanti altri, ora mi sfuggono. Spero che la letta non dia fastidio alla vostra visione. In ogni caso, stavo dicendo, mi sono avvicinato a questo mondo ormai da 4 anni, e quando a giugno ho avuto l'opportunità di acquistare un'auto, in effetti, grazie agli eco-incentivi sulla rottamazione, l'acquisto di un'auto elettrica, di questa auto elettrica nello specifico, si è rivelato l'acquisto più economico e quindi più facilmente da me affrontabile, in un certo senso. Quindi ho deciso di comprarla, ero abbastanza certo della scelta, proprio perché mi sono informato tantissimo prima di arrivare a questa decisione. Decisione che però non ho preso senza alcuna remora, però a me piace testare, piace vedere cosa succede. Poi non è la mia unica auto, quindi sapevo per certo che l'autonomia di quest'auto, che vi ricordo essere di 44 kWh lordi, circa 40 netti, l'autonomia di quest'auto mi permette di stare più che tranquillo in città, tanto è vero che quando sto solo in città ricarico sì e no una volta alla settimana, mentre quando vado su strada mi permette di affrontarmi i miei 200 km se riesco a stare tra i 100 e i 110. Oggi vediamo un po' se riesco a confermare questa media, insomma. Ovviamente io ho posseduto l'auto nei mesi che sono novembre, dicembre e gennaio, quindi mesi freddi, anche se noi in Puglia non abbiamo chissà quali temperature artiche, assolutamente no. Però comunque sono temperature più fredde di quelle dell'estate, che comunque tengono la batteria dell'auto fredda, che quindi quando l'auto va ricaricata ha sicuramente una velocità di ricarica minore di quella che potrebbe essere in estate o di quella che potrebbe essere dopo un viaggio, quindi sono tutte cose da tenere in considerazione. E proprio per quanto riguarda la velocità di ricarica, io devo parlarvi di un contro, se così lo vogliamo chiamare, ma è un contro solo perché viene pubblicizzato in maniera diversa, perché è semplicemente questo il dettaglio che me lo fa inserire nel mondo dei contro, perché se loro in pubblicità avessero detto 35-40 minuti per arrivare dal 20 all'80, io avrei detto wow, 35-40 minuti, ottimo. Invece loro mi dicono solo 26 minuti per arrivare dal 20 all'80, e poi quando io non ritrovo queste velocità dico che cacchio, mi hai detto una cosa, me ne trovo con un'altra. È ovvio adesso che qui che le velocità, le autonomie, le velocità di ricarica sono tutti parametri che l'azienda venditrice dichiara in determinate condizioni atmosferiche, del stato della batteria, quindi tante situazioni che difficilmente si potrebbero riverificare nella realtà. Però, insomma, quello che io ho potuto verificare è che un 20-80% lo si ha in 35-40 minuti alle fast. Per il resto io ricarico per metà nelle fast tipo McDonald's o vabbè, nel mio paese ce l'ho al McDonald's, è una NLX, e per l'altra metà del tempo, delle volte, non del tempo, per l'altra metà delle volte alle colonnine di ricarica lenta in AC, sempre di NLX, le 22 kW, che quindi alla mia auto forniscono una velocità di ricarica di 11 kW
una potenza di ricarica, scusate, di 11 kW, proprio perché io ho scelto di acquistare quest'auto con questo upgrade. Quindi invece di avere la 7,4 ho comprato la versione 11, mi hanno anche dato la colonnina di ricarica casalinga, che non ho ancora installato perché io non ho un box, quindi io ricarico soltanto all'esterno. Chi vi dice che ricaricare solo all'esterno è impossibile, o meglio, che acquistare un'auto elettrica è impossibile se tu non hai la ricarica casalinga, da un lato vi dice il giusto, dall'altro lato non è detto che lo sia per tutti, perché sarebbe molto comodo poter arrivare a casa e quella volta alla settimana che devi caricare magari l'attacchi a casa di notte. Ma se uno non ha bisogno di fare tantissimi chilometri, una ricarica, un'oretta al McDonald's la si passa tranquilla, alla settimana poi non è assolutamente un problema. Questo perché? Perché comunque avere l'elettrico vi porta dei vantaggi confronto al termico, tanti: il comfort di guida, l'assenza di... intanto scendiamo un po' di velocità perché qui c'è l'autovelox, l'assenza di manutenzione così frequente come quella che potreste dover affrontare con un termico, tante cose. In realtà è davvero comodo girare in elettrico in città, la macchina non deve riscaldarsi. Per riscaldare l'abitacolo, a parte i primi 20 secondi in cui l'aria esce fredda, dopodiché l'aria è calda e quindi d'inverno è ottimo. Non si ha il patema d'animo di dover star fermi a far riscaldare l'auto, di dover andare troppo piano per evitare che si danneggi il motore. Insomma, io ho trovato dei vantaggi nell'utilizzo dell'elettrico, mi piace, e per l'utilizzo cittadino credo proprio che non tornerei indietro. Intanto mi riporto a 110. Non tornerei indietro, salvo che non fosse la mia unica auto. Perché? Perché io ho fatto questo acquisto a cuor leggero, semileggero, proprio perché sapevo di poter contare su un'altra auto in caso di viaggi lunghi, ma non perché non si possano affrontare con un'auto elettrica, ma perché io sono in un territorio dove l'auto elettrica, o meglio le colonnine di ricarica dell'auto elettrica, non è che siano poi chissà quanto presenti. Se dovessi immaginare di andare in vacanza a Gallipoli, o comunque in Salento, o giù in Basilicata o in Calabria, me lo affronterei un viaggio con questa sapendo di dover stare fermo un'ora alla colonnina veloce, 3/4 d'ora alla colonnina veloce, ammesso che questa sia libera e funzionante. Ma cosa faccio se la trovo non funzionante? Cosa che mi è capitata spesso. Ecco perché, quindi il problema non è l'auto elettrica, il problema è l'infrastruttura, il problema è la negligenza di chi dovrebbe accertarsi che pure quelle poche colonnine che ci sono funzionino. È sempre lì il problema, non è la tecnologia in sé. La tecnologia in sé va benissimo, cioè se tu mi riempi l'autostrada di colonnine così come è in Italia, io sono sicuro che se dovessi andare a Milano, più che la rottura di palle, scusatemi il termine, di fermarmi ogni 200 km, 180, ma ci arrivo a Milano. Se devo scendere giù non lo so, io vivo giù e quindi, che succederebbe? Non si sa. Vabbè, finito questo pippone, siamo arrivati, rientrate a Cerignola, ora mi fermo e facciamo due considerazioni sui consumi. Me l'ho reso conto, come vedete abbiamo percorso 32,6 km, siamo al 76% di batteria e abbiamo tenuto una velocità di cruise control di 110 km/h. Abbiamo rallentato 2 volte per gli autovelox e io qui purtroppo la sfiga ha voluto che la prima parte del viaggio non sia stata registrata, però qui possiamo vedere da dove è partito, quindi quasi poco prima di San Ferdinando di Puglia, purtroppo ho interrotto, ho ricominciato a riprendere, vediamo, quindi rallentamento di velocità dovuto all'inversione, infatti come vedete la macchinina si muove, poi ritorniamo ai famosi 110 all'ora fino a ritornare
qui c'è l'autovelox, fino a ritornare a Cerignola. Considerando questo, quindi, facendo i dovuti calcoli, noi capiamo che abbiamo percorso 32 km con il 13% di batteria. Quindi 32,6% diviso 13 fa circa 250 km, che significa che un 100%, 0%, una scarica, allora, specifico, significa che se per assurdo iniziassi un viaggio a 110 di cruise control con qualche rallentamento ad una persona in auto in questo momento a 13 gradi, vediamo, giusto? Quanti gradi ci sono? A 14 gradi di temperatura, se riuscissimo a fare una scarica dal 100% allo 0% a 110 km/h di cruise control, potremmo anche arrivare ai 250 km di autonomia. 250 vi sembrano un po' troppi? Forse anche a me. Consideriamo qualche sorpasso, consideriamo la morosa in macchina. Insomma, dai, 220, 230 ce li abbiamo, a 110. Invece in questo momento vi faccio vedere, voglio mostrarvi, ho azzerato l'applicazione, ho azzerato anche il contachilometri lì, voglio vedere quanto consuma l'auto con 10 km di paese. Quindi partiamo, vedete, distanza 0, vi farò vedere l'andata e il ritorno, vi farò vedere la partenza e la fine, volevo dire, di questo video, tanto tramite la history, sperando di non interromperla anche in questa volta, ci mostrerà quale sarà la velocità che ho ottenuto. Vi ripeto, andrò in paese in maniera tranquilla, normale, ma non da hypermiler, perché non è quello che voglio raggiungere, insomma. Ci vediamo quindi fra circa 10 km. Viaggetto in paese terminato. Come vedete, in questo momento ho raggiunto i 10 km di distanza con 73% di batteria, quindi ho avuto un consumo pari al, appunto, 3% di batteria per percorrere esattamente 10 km. Se tanto mi dà tanto, per percorrerne 100 serve circa il 30% di batteria, per percorrerne 300 serve circa il 90% di batteria. Purtroppo non posso farvi vedere la schermata dell'applicazione del tablet, perché non ha salvato la storia, diciamo, della velocità, evidentemente perché è un'app, insomma, appena scaricata, non ho certo pagato il premium, quindi T-Rex, quindi non riesco a farvi vedere questo, però posso assicurarvi che mi sono fermato agli incroci, mi sono fermato ai semafori, ho sorpassato, ho rallentato, ci sono state delle rotonde, delle salite lievi, delle discese lievi, insomma ho guidato normalmente in paese, non ho assolutamente risparmiato l'auto né da accelerazioni né da sorpassi, quindi io direi che per un uso comune in paese, senza troppi pestoni sull'acceleratore, ma senza neanche stare a fare il pensionato che va a 10 all'ora, che tutti noi demonizziamo, ditemi che non sono l'unico, i 300 km in paese sono tranquillamente raggiungibili. Attenzione con queste temperature, perché parliamo sempre di 14 gradi, 13 in questo momento, quindi d'estate sono confident che se ne possono fare anche di più. Alla prossima ragazzi, buona serata. Vediamo se riesco questa volta con l'applicazione. Azzeriamo di nuovo, partiamo dal 72% di batteria, questa volta percorriamo 5 km e spero di riuscire a farvi vedere il grafico. Si va, vi lascio in un timelapse.
Ragazzi, una piccola pausa per mostrarvi la magnificenza del Duomo di Cerignola, che spero di riuscire a farvi vedere. Bellissimo. Torniamo a noi. Allora, viaggetto terminato, vediamo se siamo fortunati. Stop. Yes. History. Forse ci siamo. Ok, ci siamo. Qui possiamo vedere l'andamento del mio viaggio, insomma, no? Quindi, come vedete, non ho mai avuto velocità costante, continui alti e bassi, continui rallentamenti, continui stop and go. Cosa abbiamo consumato? Noi siamo partiti dal 72%, se non sbaglio, e siamo ad un 71%. Ora, vogliamo considerare che il 72 non fosse pieno e che il 71 non lo è? Boh, diciamo che è un 1,5. Ci teniamo esattamente in linea con il consumo del viaggio di 10 km. Perché se con l'1,5 ne ho fatti 5 di chilometri, con il 3 ne faccio 10, col 30% ne faccio 100, col 90 ne faccio 300. Quindi sì, ragazzi, l'andamento in paese, come potete aver visto dal timelapse, anche se non ce ne si può rendere conto alla grande, ma io ho viaggiato, anzi ho anche spesso non pestato ma premuto sull'acceleratore. Diciamo che ho guidato in maniera normale, non sportiva perché non è il caso di farlo in paese, non da anziano perché lo odio. Quindi anche questo viaggetto è fatto, sicuramente avremo modo di rivederci, di risentirci e avrò modo di mostrarvi qualcos'altro. Ciao, alla prossima!